Nel mese di aprile del 1943, un aereo conosciuto come Lady Be Good si alzò nei cieli sopra la Libia per una missione militare diretta a Napoli, in Italia. Più tardi quella sera, le comunicazioni si interruppero bruscamente e per quasi 2 decenni non si seppe più nulla dell'aereo e del suo equipaggio. Quando finalmente si scoprì cosa fosse accaduto, il mistero si rivelò molto più terrificante di quanto chiunque potesse immaginare. Questa è la sconvolgente storia della scomparsa della Lady Be Good e, come sempre, la visione è consigliata a discrezione del pubblico. Il 4 aprile 1943, il mondo era nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, con ancora oltre 2 anni di conflitto davanti. Su una piccola pista d'atterraggio chiamata Solush, vicino a Bengasi, in Libia, il pilota William Hutton si trovava a bordo di un aereo nuovo di zecca, pronto a decollare per il suo primo volo con un equipaggio di 9 persone. Il B-24D Liberator di William era uno dei 28 velivoli statunitensi inviati quel giorno per una missione di bombardamento su Napoli. Il suo aereo era assegnato alla seconda ondata di attacco, quindi William sarebbe stato tra gli ultimi a decollare da Solush quel giorno. Le istruzioni per la missione erano chiare: decollare, inserirsi in formazione con gli aerei che precedevano e bombardare obiettivi strategici nel porto italiano, per interrompere l'arrivo di rifornimenti e rinforzi a Napoli. Si parla raramente di come il Nord Africa sia stato un teatro di scontro cruciale sia per le forze alleate, sia per quelle dell'asse. I combattimenti nella regione iniziarono nel giugno del 1940 e proseguirono fino al 1943, con un bilancio complessivo di quasi 400.000 vittime tra entrambe le parti. La posizione geografica del Nord Africa lo rendeva strategicamente fondamentale per consentire agli alleati di controllare l'accesso al Mar Mediterraneo. Paesi come la Libia, l'Algeria e l'Egitto erano perfettamente posizionati per lanciare campagne aeree atte a tenere le forze dell'asse lontane da questa regione vitale. Infatti, senza la conquista del Nord Africa da parte degli alleati, la fondamentale invasione della Sicilia nell'estate del 1943, che portò alla caduta del dittatore italiano Benito Mussolini, probabilmente non sarebbe mai stata possibile. All'epoca, lo strumento preferito dall'esercito statunitense per gli attacchi aerei era proprio l'aereo pilotato da William, un bombardiere pesante con una portata di volo eccezionalmente lunga e capace di volare ad alta velocità. Il Liberator era un velivolo talmente apprezzato da detenere ancora oggi il record come bombardiere più prodotto nella storia dell'aviazione militare americana, almeno dai generali che ne apprezzavano la capacità di coprire grandi distanze con un solo rifornimento e trasportare un carico di bombe significativo. Gli aviatori, tuttavia, preferivano il B-17, più spazioso, poiché il B-24 aveva soffitti bassi e meno spazio libero. Questo però contribuiva anche a renderlo un aereo molto efficiente. Inoltre, il B-24 era dotato della cosiddetta ala Davis, che riduceva notevolmente la resistenza aerodinamica. Sebbene l'uso di questa ala sia terminato dopo la Seconda Guerra Mondiale, essa giocò un ruolo cruciale nel fare del Liberator l'aereo preferito dall'esercito statunitense durante il conflitto. Per quanto valido fosse il B-24, tuttavia, le condizioni del 4 aprile non rendevano la missione su Napoli una semplice operazione di routine. I venti erano forti e, nonostante la vicinanza alla costa libica, Solush era soggetta a frequenti tempeste di sabbia. Questo causò una drastica riduzione della visibilità a causa della sabbia sospesa nell'aria. E dopo che la prima ondata di B-24D decollò, molti piloti decisero che proseguire era troppo pericoloso. Mentre quei velivoli rientravano a Solush, l'aereo di William, soprannominato Lady Be Good, prese il volo per la prima volta, diretto verso l'Italia. Durante il volo William sentì via radio, uno dopo l'altro, i piloti che riferivano di fare ritorno a Solush a causa delle pessime condizioni.
che minacciavano la funzionalità dei loro aeromobili. Le tempeste di sabbia, infatti, rappresentano un tipo di pericolo per gli aerei che le tempeste tradizionali non comportano. La sabbia, grezza e ruvida, può essere abrasiva e causare danni a tutto, dai parabrezza ai motori. Nonostante ciò, William riteneva che la Lady Be Good stesse reggendo bene e quindi lui e il suo equipaggio proseguirono da soli. Tuttavia, a soli 30 minuti dall'arrivo a Napoli, si accorse che i motori non stavano funzionando come previsto e sapeva che la sabbia era la causa del problema. Proprio come gli altri 27 aerei della missione, William decise quindi di invertire la rotta e tornare a Solush. Quasi subito dopo che la Lady Be Good invertì la rotta verso sud, il dispositivo di orientamento automatico smise di funzionare. Questo strumento, essenziale per la navigazione, si guastò improvvisamente, privando l'equipaggio di indicazioni affidabili sulla direzione. Ironia della sorte, il malfunzionamento non fu causato dalla tempesta di sabbia, ma rappresentava comunque un serio problema. Con Solush, situata a oltre 1100 km a sud-est di Napoli, sarebbe stato quasi impossibile ritrovare la base se William non avesse avuto un'indicazione precisa della direzione in cui stava puntando l'aereo. In condizioni migliori, l'equipaggio avrebbe potuto navigare visivamente, utilizzando punti di riferimento sul terreno, ma in mezzo a una tempesta di sabbia in Libia questo era impossibile, poiché Solush si trovava nella parte settentrionale del paese. Il miglior punto di riferimento per l'equipaggio sarebbe stato la costa libica, con il Mar Mediterraneo, data la scarsità di centri abitati nella zona. Infatti, ancora oggi, la regione è caratterizzata da pochi insediamenti, dominata dal vasto e arido deserto del Sahara. Non è chiaro perché gli ufficiali e gli operatori radio abbiano preso le decisioni che presero quella notte, ma il risultato fu che l'aereo non ricevette l'assistenza necessaria per orientarsi. Ben presto, non solo la tempesta di sabbia continuava a creare problemi di visibilità, ma era ormai scesa la notte, rendendo il volo a vista ancora più arduo. Alla fine la Lady Be Good non riuscì a trovare Solush e, quando l'equipaggio smise di rispondere alle comunicazioni radio, i funzionari militari statunitensi in Nord Africa temettero il peggio. La mattina successiva fu avviata una missione di ricerca e soccorso, ma nessuno sapeva dove cercare, poiché l'ultima posizione nota dell'aereo era sopra il Mar Mediterraneo. Fu allora che si ipotizzò che il malfunzionamento del dispositivo di orientamento automatico fosse stato la causa del disorientamento. Quando divenne chiaro che ritrovare l'aereo e il suo equipaggio sarebbe stato estremamente difficile, l'esercito statunitense concluse che la Lady Be Good fosse probabilmente precipitata nel Mediterraneo e che i 9 uomini a bordo fossero presumibilmente deceduti. Con questa dichiarazione, l'esercito considerò la questione chiusa. Nel 1958, la crescente dipendenza mondiale dai combustibili fossili aveva scatenato una corsa tra le compagnie petrolifere per localizzare nuovi e ricchi siti di perforazione, e il Nord Africa possedeva un'abbondanza di tali risorse. Durante un volo di ricognizione sulla Libia, alcuni geologi britannici impiegati da una compagnia petrolifera osservavano attentamente il terreno alla ricerca di indizi di giacimenti petroliferi, quando uno di loro notò una sorta di campo di detriti sottostante. Indicò il punto agli altri e il pilota sorvolò l'area a bassa quota per avere una visione più chiara. Ben presto si resero conto che si trattava dei resti di un aereo chiaramente precipitato. Poiché sembrava trattarsi di un aereo militare, il pilota contattò la base aerea Wilus in Libia per segnalare la scoperta, ma inizialmente vi fu scarso interesse da parte degli ufficiali, i quali non avevano registrazioni di un aereo disperso e quindi non considerarono il ritrovamento di particolare importanza. Nei mesi successivi, i geologi continuarono a esplorare l'area e uno di loro, che era amico di un comandante della base aerea,
decise di ispezionare il sito dello schianto a terra. Successivamente, scrisse una lettera al comandante, includendo dettagli sui registri di manutenzione e i nomi dell'equipaggio trovati su indumenti ancora all'interno del velivolo. Fu allora che, confrontando i nomi, i funzionari di Wilus compresero l'importanza della scoperta. Nel maggio del 1959, 6 mesi dopo il primo avvistamento dell'aereo danneggiato, un team di investigazione militare fu inviato alle coordinate del sito dell'incidente, confermando che si trattava effettivamente della Lady B. Good. Molti anni prima, quando William aveva chiesto aiuto a Soluch quella notte del 1943, gli operatori radio avevano commesso un errore cruciale. Invece di fornire istruzioni verbali fin dall'inizio, nel mezzo della tempesta di sabbia e nell'oscurità, gli ufficiali di Soluch scelsero di lanciare una serie di razzi di segnalazione, sperando che la Lady B. Good li notasse. Nonostante le buone intenzioni, l'aereo non riuscì a vedere i segnali luminosi e William, inconsapevolmente, sorvolò la pista di atterraggio continuando a volare verso sud. Le comunicazioni tra l'equipaggio e la base continuarono, finché gli ufficiali a terra si resero conto che forse i razzi non erano stati la scelta migliore. Decisero allora di dare istruzioni verbali nella speranza di far atterrare l'aereo, ma ormai era troppo tardi. La Lady B. Good aveva volato troppo a lungo in una direzione sconosciuta e nessuno, né a terra né in aria, sapeva dove si trovasse. Poi, improvvisamente, la radio dell'aereo si spense e tutti i tentativi di ristabilire il contatto fallirono. La spiegazione più probabile che chiunque riuscisse a formulare era che l'aereo e il suo equipaggio fossero finiti nel Mar Mediterraneo. In realtà la Lady B. Good aveva sorvolato Soluch per circa 700 km verso sud. L'ipotesi dell'esercito era in parte corretta, pensando che fosse precipitato in mare, ma non nel Mediterraneo. L'aereo, invece, era finito nel cuore del mar di sabbia Calancio, un'impressionante distesa di 62.000 km quadrati di deserto arido e inospitale. Non vi erano acqua, vegetazione, ombra e quasi nessuna fauna che potesse servire da sostentamento. Quando il team investigativo arrivò molti anni dopo e iniziò a esaminare accuratamente il sito dell'incidente, si notò una curiosa assenza di resti umani o di segni di attività nell'area. Sorprendentemente, anche l'aereo era in condizioni insolitamente buone. Un esame più approfondito rivelò che al momento dell'impatto, nei serbatoi non vi era più una goccia di carburante. 3 delle 4 eliche risultavano piegate, segno che non fossero in funzione al momento dell'impatto, e non vi erano tracce di esplosione o incendio. In altre parole, l'incidente avrebbe potuto consentire la sopravvivenza. Tuttavia, l'equipaggio non era a bordo quando l'aereo si schiantò, come dimostrato dall'assenza di paracadute nella Lady B. Good. Si dedusse quindi che dovessero essersi lanciati prima dell'impatto e che potessero trovarsi ovunque quando questo avvenne. Il team di investigazione espanse allora l'area di ricerca oltre il sito dell'incidente e circa 31 chilometri a nord trovò il primo segno dell'equipaggio: paracadute parzialmente sepolti nella sabbia e un paio di stivali da volo, rivolti a nord come a indicare una direzione. Nonostante ora avessero qualche indizio su dove l'equipaggio della Lady B. Good potesse essersi diretto, la ricerca iniziale non portò ad altri risultati. Nei 3 mesi successivi, gli investigatori continuarono a cercare i resti degli uomini, ma alla fine furono costretti a interrompere le ricerche, poiché la sabbia stava danneggiando i loro veicoli e attrezzature. Così, proprio come nel 1943, l'esercito statunitense chiuse il caso della Lady B. Good, presumendo che i corpi dei 9 uomini fossero stati sepolti dalla sabbia dopo 15 anni di esposizione agli elementi del deserto. Passarono altri 6 mesi prima che alcuni dipendenti di una compagnia petrolifera
facessero una scoperta sconvolgente durante un volo di ricognizione. In una piccola area erano sparsi i resti di 5 corpi, tutti in uniformi militari. Poco dopo si scoprì che i nomi sulle uniformi corrispondevano a quelli dei membri dell'equipaggio della Lady Be Good nel suo primo e ultimo volo. Il personale militare tornò nel deserto libico per indagare e recuperare gli aviatori caduti. Tra gli oggetti trovati vicino ai 5 corpi vi erano torce, giacche da volo e frammenti di paracadute. Ma l'oggetto che rivelò di più fu il diario del secondo tenente e copilota Robert Toner. Tra il 5 e il 9 aprile 1943, Robert annotò nel diario una cronaca straziante di sopravvivenza quasi impossibile. Ecco cosa si può ricostruire da quelle pagine. Dopo essersi persi nel tentativo di tornare a Soluch, la Lady Be Good era pericolosamente a corto di carburante e gli uomini si lanciarono dall'aereo poco prima dell'impatto. Atterrarono intorno alle 2 del mattino, riuscendo a radunarsi, ma mancava il secondo tenente John Woravka. Quando il sole sorse il 5 aprile, cercarono John senza però trovarlo. Costretti a sopravvivere, iniziarono a muoversi verso nord-ovest. Robert non spiegò perché William avesse scelto quella direzione, ma forse credeva che Soluch fosse molto più vicina. Tutto ciò che avevano, mentre si mettevano in cammino, erano i vestiti, qualche razione di cibo e una borraccia mezza piena. Fortunatamente, il primo giorno nel deserto fu mite con una leggera brezza, ma di notte la temperatura si avvicinò al gelo, rendendo impossibile dormire. Decisero di continuare a muoversi di notte e riposare nelle ore più calde del giorno. Alle 11:30 del giorno successivo si fermarono per riposare, riprendendo a camminare solo alle 5 del pomeriggio. La brezza era scomparsa e il sole era implacabile. Come Robert descrisse nel diario, era come trovarsi all'inferno. Con il tramonto, quella notte, proseguirono a intervalli di 15 minuti, fermandosi a riposare per 5, fino all'alba del 7 aprile. La mancanza di cibo, acqua e sonno stava avendo gravi conseguenze e nessuno riusciva a fare molta strada senza fermarsi. Iniziavano a pregare più di quanto camminassero. E fu allora che si resero conto che forse non sarebbero mai usciti vivi dal deserto. Il giorno successivo incontrarono un campo di alte dune di sabbia da scalare e il vento riprese, sollevando sabbia e causando problemi agli occhi. Uno di loro perse temporaneamente la vista. Poi, il 9 aprile, 5 di loro, tra cui William e Robert, erano troppo deboli per continuare. Harold Ripslinger, Guy Shelley e Vernon Moore, ancora in grado di camminare, proseguirono promettendo di tornare con soccorsi. Una delle ultime cose che Robert scrisse nel suo diario fu che erano così stanchi che desideravano solo che tutto finisse. Tragicamente, il loro desiderio si realizzò poco dopo l'ultima annotazione del diario. Dopo il ritrovamento dei corpi nel 1960, fu organizzata un'ultima operazione di ricerca, chiamata Operazione Climax, per ritrovare il resto dell'equipaggio della Lady Be Good. Con 6 veicoli, 2 elicotteri e 19 tra soldati e aviatori, le autorità si concentrarono su un'area più circoscritta. Il 12 maggio, la strategia diede i suoi frutti. Fu trovato il corpo di Guy a 34 km a nord del sito principale. 5 giorni dopo, il corpo di Harold fu trovato 8 km più a nord-ovest, in un'area di alte dune. Alla conclusione dell'operazione Climax, solo John e Vernon erano ancora dispersi. Nel mese di agosto del 1960, alcuni dipendenti di una compagnia petrolifera trovarono il corpo di John a circa 19 km a nord dell'incidente. Era evidente che il suo paracadute non si era aperto correttamente e che i suoi resti erano ancora nella tuta da volo, con il paracadute aggrovigliato. Di Vernon, invece, non fu mai trovato il corpo, nonostante le ricerche avessero coperto oltre 16.000 chilometri quadrati.
Sebbene il ritrovamento dei corpi avesse risolto il mistero, rivelò anche circostanze tragiche. Gli 8 uomini si erano paracadutati a circa 30 km a nord della Lady Be Good, che era ancora in buone condizioni. All'interno dell'aereo gli investigatori trovarono scorte alimentari, borracce piene d'acqua e persino un termos di caffè ancora bevibile dopo oltre 15 anni. Perfino la radio e la mitragliatrice erano funzionanti. Gli 8 uomini, dal punto in cui si radunarono, avevano percorso 137 km con una sola borraccia d'acqua. Guy camminò per altri 34 km, raggiungendo un totale di 171 km, e Rip proseguì ancora per altri 8 km. Nonostante questa incredibile resistenza, erano ancora lontani dalla civiltà e l'unica ricerca fu condotta nel Mar Mediterraneo. Robert annotò persino che non avevano visto un solo aereo a cui poter segnalare. Dopo aver appreso cosa avevano compiuto, gli esperti di sopravvivenza rimasero sbalorditi, ritenendo che gli uomini avessero provviste sufficienti solo per percorrere 40-50 chilometri. La determinazione del gruppo ridefinì i limiti di ciò che si riteneva possibile in situazioni di sopravvivenza estrema. Con il mistero della Lady Be Good risolto, fu condotta un'indagine finale per determinare la causa dell'incidente. Si concluse che fosse dovuto a scarsa visibilità, errori di navigazione e forti venti che avevano portato l'aereo molto più a sud. Grazie mille per aver guardato questo video. Se hai qualche suggerimento per nuove storie, lascia un commento qui sotto. Non vedo l'ora di raccontarti altre storie e spero di rivederti nel prossimo video.